Dunque Luca, abbiamo visto che molti dei disturbi di cui abbiamo parlato prima si possono effettivamente ricondurre a una condizione di occhio secco. Ma quanto è diffuso questo occhio secco nel mondo e in Italia? Beh, direi Alfredo che i problemi di lacrimazione sono molto diffusi nel mondo. Si calcola adesso che circa il 25% della popolazione nei paesi industrializzati soffra di problemi di lacrimazione e si pensa che addirittura questa percentuale possa aumentare nei prossimi anni fino a superare il 40%. E questo perché innanzitutto la problematica legata alla lacrimazione può essere di diversa natura, quindi può essere una problematica realmente dovuta ad una scarsa produzione o ad una produzione di quantità corretta di lacrime ma di qualità scadente. Quindi sono tutte e due cose da considerare nella considerazione globale di un paziente che ha problemi di lacrimazione. Secondariamente perché le cause sono molteplici. Ok, quindi in realtà l'occhio secco che è una specie di grande ombrello che copre in realtà molte anche diverse, non voglio dire patologie, ma diversi aspetti. Ecco, quali sono le principali cause che possono provocare l'occhio secco? Le cause, ti dicevo appunto, sono tantissime perché si parla di cause esterne a noi, esterne al paziente, cause ambientali come può essere quello di vivere in un luogo particolarmente secco, con un'aria condizionata particolarmente intensa o un'aria calda durante l'inverno. Oppure stili di vita non perfetti o non, diciamo così, in equilibrio con quello che serve per la nostra buona salute, come quello di usare per tantissime ore al giorno schermi di computer, tablet, smartphone, che ovviamente tutte cose che possono danneggiare il nostro film lacrimale. E poi ci sono anche, se vogliamo mettere nello stile di vita, un'alimentazione sregolata. L'alimentazione influisce a livello metabolico anche sulla secrezione di alcune ghiandole, oppure disequilibri a livello appunto sempre metabolico, ormonale, fino ad arrivare a delle franche patologie di tipo immunitario che anche queste possono coinvolgere le ghiandole preposte alla produzione di film lacrimale. Quindi in realtà le cause dell'occhio secco sono veramente tante e quindi credo che non sia così semplice avere dei metodi diagnostici che coprono un po' tutte queste possibili origini. No, infatti non è facile perché siccome questo tipo di problematica non nasce e si risolve quindi solamente a livello dell'occhio, ma può interessare l'intero organismo, per fare una diagnosi che sia veramente corretta e precisa, bisogna considerare l'organismo nel suo insieme. Quindi io ritengo che sia molto importante partire intervistando il paziente e chiedendo al paziente dove vive, qual è la sua attività, quali sono le attività quotidiane, se quindi ci sono degli stili di vita, come dicevo prima, o comunque dei fattori che possono essere correlati all'eventuale sintomatologia e problematica riferita dal paziente. E dopo aver fatto questo e avere anche indagato su quanto è invalidante per il paziente questa situazione con dei questionari apposta, allora vado a ricercare sia a livello locale, se possibile, a livello dell'occhio, ed eventualmente demandando anche un consulto di qualche altro mio collega che si occupa ovviamente di altre branche della medicina, se ci sono delle cause che possono causare questa situazione. A livello locale la visita oculistica con la nostra esperienza, la mia esperienza, può essere già sufficiente fino ad un certo livello, ma credo che oggi come oggi sia importante unire anche una diagnostica di tipo strumentale per approfondire meglio le conoscenze sia sulla quantità di lacrima prodotta ma anche sulla qualità della lacrima prodotta e quindi arrivare appunto ad una diagnosi che sia assolutamente più precisa. Ottimo, e quindi con tutte queste tecniche si può arrivare a una buona diagnosi dell'occhio secco e magari anche capire quali delle possibili cause dell'occhio secco è effettivamente quella che ha giocato il ruolo nel paziente e poi ovviamente bisogna passare alla risoluzione del problema, quindi quali sono le terapie che si possono usare per trattare l'occhio secco. Certo, perché ogni volta che si fa una diagnosi non perché deve essere una diagnosi fine a se stessa, ma perché la diagnosi ci serve poi per approntare una terapia specifica per quel paziente e che deve essere ovviamente efficace a risolvere il suo problema.